Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Era e oggi sono da solo. Il nostro caro amico Red è tornato in Italia, quindi si sta riposando e niente, farò questo video da solo, mi sento un po' solo. Allora, oggi volevo guardare un attimo Bitcoin e i livelli e avevo scritto su Twitter che guardavo un pochino come traccio i livelli e iniziamo a guardarli dal mensile. Voi dovete iniziare sempre su un mensile a guardare i livelli, senza mettere indicatori, nulla. Iniziate a guardare dal mensile, addirittura anche dal 2 mesi. Io guardo sempre 2 mesi, poi il mensile, poi scendo al settimanale, 3 giorni, 2 giorni e giornaliero, per avere un'analisi un pochino più macro. Come sapete io traccio livelli, però io sono più un day trader, non sono uno swing. Quindi semplicemente io quando è il momento che vedo che ci avviciniamo a un supporto enorme, non vado più corto, sicuramente. Cerco di stare attento per vedere se abbiamo un possibile bottom guardando BV, RSI e tutto il resto. Ed è dove compro spot di solito. Per esempio qui mi ero avvicinato in area 16.000, 17, 15.500, 16.000, avevo comprato spot, l'avevo messo anche su Twitter, poi però l'ho venduto intorno ai 21-22.000. Poi l'ho ricomprato, poi l'ho rivenduto, comunque io non sono un holder, io non ho Bitcoin che holdo a lungo termine, non mi interessa, io semplicemente compro quando è il momento e vendo quando è il momento di vendere. Come possiamo vedere dal 2 mesi potete guardare quest'area semplicemente, che era molto semplice da trovare. Quest'area qui che era il supporto che tutti aspettavano, più o meno, anche un pochino più in basso, aspettavano tutti 12.000, però secondo me il livello chiave era 14, 14 e mezzo, 15.000 dollari, come potete vedere dal 2 mesi. Poi spostiamoci al mensile. Mensile, molto semplice. Non so se vi ricordate, qui era un livello dove tutti andavano corti. Qua, tutti. Short, 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 10k, 12k, short, short, tutti, blue cap, tutti, non c'era nessuno che andava long. Tutti guardavano short perché chiamavano prezzi più bassi. E io ho fatto tanti post dicendo secondo me qua non è da shortare, perché shortare su un supporto così grande? Cioè non ha alcun senso. A questo punto è meglio essere fermi o flat se non sei sicuro, ma non andare short, perché viene liquidato. Infatti secondo me qui sono state liquidate una marea di persone, una marea. Non te l'hanno detto, ma è successo, non ti preoccupare. Stessa cosa come sta accadendo adesso, però ora è un pochino più complicato sulla resistenza, poi vi spiego il perché. Allora, punto chiave, secondo me, resistenza chiave è sicuramente questa area 36.000 dollari, 35-36.000 dollari sul mensile, dove vediamo anche questo livello sul 2 mesi. Questa era qui, maggio 2021. 34,8, 35. Spostiamoci sui livelli più bassi. Ok, come vi ho detto, iniziate col 2 mesi, poi vi spostate sul mensile e poi andiamo sul settimanale. Qui ancora più facile, ok? Questo qui era un livello importantissimo che lo segniamo, dove fateci caso, il prezzo quando ha fatto il dump è rimbalzato proprio in area 19,650, dove qui era un facile long, a me non l'ha preso, sono sincero, però vabbè, l'ho preso dopo, ho scalpato un pochino, non è che mi è interessato più di tanto. Ora siamo fermi in questa resistenza chiave, dove lo stiamo guardando tutti quanti, dove qui c'è molta confusione, sto guardando, tantissima, segniamo quest'altro supporto, ok? Area 25.000 dollari. Quindi ora abbiamo livelli 25.000 dollari, area 29.000 dollari e 34-35.000 dollari. Questi sono i livelli che sto guardando io e li ho tracciato semplicemente senza nessun indicatore, soltanto guardando le candele, le chiusure e gli spike mensili. Come possiamo vedere altri livelli importanti?
per esempio usando Fibonacci, ok? Ci spostiamo sul 3 giorni, sul 2 giorni, facciamo un'altra analisi dei prezzi, come qui possiamo vedere una bella analisi, si è fermato qui. Io ho scritto diverse volte, fino a quando non mi flippa. Flippare cosa vuol dire? Che mi chiude sopra i 29, 29, 29 e mezzo, quindi mi chiude una candela giornaliera sopra, poi mi retesta, mi rimane per qualche candela 4 ore, 12 ore sopra, allora abbiamo un altro impulso rialzista. Fino ad allora io non lo vedo, perché semplicemente è nella mia resistenza, semplice. In resistenza io non vado in FOMO, preferisco, come scrivo, però non sto andando short, come tutti gli altri giorni lo sto dicendo, non vado short perché voglio vedere prima che mi perde dei livelli che poi ve li farò vedere. Quindi preferisco essere flat, e ciò che ho fatto negli ultimi giorni è scalpare altcoin, che è stata una cosa fantastica. Per esempio ICX ho fatto un 120%, ma tante, ho scalpato Atom, tantissime, OGN, Ontology, RSR, una marea di altcoin, c'era da divertirsi alla fine. Io facevo trade di un giorno massimo un giorno, se no in 2 ore, anche un'ora, 3 ore li chiudevo. Poi utilizzo Fibonacci, semplicemente prendiamo l'impulso, ok? Prendiamo questo impulso qui sopra, andiamo su questo impulso qui sotto, questo qua è un impulso enorme che c'è stato, ok? Questo impulso qua. Possiamo vedere che il prezzo è fermo proprio sullo 0,25, ok? 0,25 Fibonacci, fermo qui, fermo, e sta cercando di romperlo, però come potete vedere è un livello importantissimo. Se lui ce lo rompe abbiamo un bello spike rialzista, però deve consolidare a rialzo, come è successo qua, lo potete vedere qua, deve consolidare così. Se lui me lo flippa, fa così, spike sotto, viene risucchiato di nuovo, impulso secondo me, almeno fino ai 34-35 mila dollari, che poi sicuramente possiamo andare a toccare questa qui dove abbiamo lo 0,38,2. Quindi Fibonacci utilizzatelo per gli impulsi, che lo potete usare sia sugli impulsi più grandi, ok? Quindi questo abbiamo detto che era lo 0,25, lo segniamo, ce lo teniamo sul grafico, ok? Togliamo Fibonacci. Quindi resistenza chiave, lo 0,25, 29.000 dollari, che poi fate sempre, non prendete sempre il livello preciso che vi dice, perché ci sono sempre gli spec, prendete un'area contrassegnata da un box, ok? E sotto, come sappiamo, quest'area qui, dei 25.000 dollari, dove abbiamo il retest più ovvio. Che poi potete, se questo impulso, se rimane questo impulso, potete fare un altro Fibonacci, dove andiamo a prendere qui il massimo, se lui non supera questo massimo però, ricordate. Quindi lui che farà? Se questo è il massimo, sicuramente andremo a ritestare quest'area dello 0,25, però mi aspetto che andiamo a prendere quest'area qui fare una deviazione intorno ai 0,38,2, riprendere e risalire, se fa questo trigger, ok? Questo trigger qua. Altrimenti altri supporti chiave sono i 22,3, lo 0,5. Il 0,5 è molto importante, quest'area qui, questo è un altro livello di supporto molto importante, ok? Che poi segnateli pure sempre o usando Fibonacci, fate prima i livelli come ho fatto vedere prima con grande semplicità, box, livelli dove prendete gli spike, ok? E poi fate Fibonacci, semplicemente, se volete avere, che poi molti usano le EMA 12 e 26, io non tanto mi garbano, sono sincero. Poi possiamo spostarci sui time frame più bassi, ok? Anche qui utilizziamo altri livelli, per esempio possiamo prendere questo impulso qui, questo range, ok? Andiamo su 4 ore. Ora se ci fate caso, al momento stiamo proprio battendo sullo 0,5, ok? Guardate qui,
quest'area qui, 0,5, 0,61,8. Infatti questa è è il supporto che io stavo guardando, dove vi ho fatto vedere oggi su Twitter. Quest'area qui, fino a quando non rompiamo quest'area dei 27,5, 27,2, non mi aspetto grossi impulsi a ribasso. Ora c'è tantissimo volume, cioè ora c'è volume davvero scarso nel mercato, quindi io non farò molto, anche perché cercherò di passare questi 3 giorni con la mia famiglia per stare un pochino in relax. Non è che mi interessa tanto, anche perché la mia regola è sempre essere un po' in disparte, soprattutto quando i mercati americani sono chiusi, perché abbiamo pochissimo volume. Quindi questo è un altro livello chiave, che ce lo segniamo, 0,5, che infatti lo possiamo confrontare anche poi con gli spike che fa. E poi quest'altro livello dello 0,618, che però io prenderei un'area un pochino più ampia. Poi potete andare anche sull'orario, lo potete vedere, fare altri impulsi. Se lui conferma questo impulso qua, gli tracciamo Fibonacci di nuovo. Possiamo andare a prendere tranquillamente 28,2. Dove mi posizionerei short? Sicuramente qui, in quest'area qui, Golden Pocket, qua, ci mettiamo qua, e qui possiamo avere uno short. Io mi posizionerei soltanto qui in area 28,5, trigger qua sotto, pam, impulso ribassista. Soltanto se superiamo i 28,5, ritorno rialzista. Ok, questo qui è un semplice modo senza usare 30.000 indicatori per segnare i livelli chiave. Poi io utilizzo molto il super trend, che ho fatto una spiegazione su Twitter, lo potete andare a prendere, dove col super trend mi confronto soprattutto sul giornaliero, dove guardo i livelli chiave. Infatti un livello chiave ora è proprio questo, $25.000. Quindi tutto qui. E poi i prossimi giorni vedremo sempre cose un pochino più nello specifico. Ora ho fatto un video un pochino per far vedere in maniera molto semplice, diciamo per i meno esperti, come tracciare i livelli. Quindi niente di complicato, pulite il grafico, semplicità, iniziamo dal mensile, settimanale, 3 giorni, 2 giorni, scaliamo di time frame, usate Fibonacci o EMA 12 e 26, però io non li utilizzo tanto, usate Fibonacci per tracciare i livelli e guardate sempre i livelli con gli spike. Tutto qui. Poi faremo altre, quando ci sarà di nuovo anche Reze, lui utilizza anche altre tecniche e anche io, e ve le faremo vedere man mano che andremo avanti. Per il resto, mercato abbastanza morto, io vi consiglio di stare in relax e di tornare lunedì ad operare. Auguro a tutti buona Pasqua e un buon fine settimana. Ciao a tutti ragazzi.